Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo scialle stupendo con questo gioco di archetti. Lo trovo veramente molto bello. È uno scialle adatto a questa stagione perché è molto traforato, quindi possiamo buttarcelo sulle spalle magari le sere meno calde, oppure semplicemente usarlo come pareo per le più fortunate che stanno già in vacanza. Direi che è un progetto tutto da fare e indossare al volo, anche perché è di una esecuzione molto veloce, essendo formato da molte catenelle, quindi cresce in fretta. Per quel che riguarda le dimensioni, ha una larghezza di 160 centimetri più o meno. Dovete fidarvi sulla parola perché non ci sta tutto sull'inquadratura, quindi vi dico io. Appunto, la larghezza è 160 centimetri e 80 di altezza. Per quel che riguarda il consumo del filato, questo è quello che ho avanzato dal quinto gomitolo, considerando che ho usato gomitoli da 50 grammi l'uno. Questo è quanto mi resta dal quinto gomitolo, quindi più o meno 250 grammi di materiale. Senza aggiungere altro, vi lascio alla descrizione del materiale che ho usato e all'esecuzione del progetto. Per questo scialle ho usato il cotone fiocco lamé della variante Corallo. Lo trovate sul sito della Tre Sfere, che sono andata a lavorare con uncinetto numero 3,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta per controllarne la larghezza, una forbice e un ago da lana. Iniziamo il nostro lavoro. Iniziamo il nostro lavoro con un cerchio magico, dopodiché saliamo con 4 catenelle. Rientriamo nel cerchio magico, facciamo 2 punti alti, quindi abbiamo un totale di 4 catenelle che sostituiscono il punto altissimo e 2 punti alti, 3 catenelle di separazione, rientro nel cerchio magico, faccio ancora 2 punti alti e vado a concludere il giro con un punto altissimo, sempre dentro il cerchio magico. Vado a chiudere il mio anello, lo stringo bene e abbiamo formato il primo giro. Ripartiamo col secondo giro con 4 catenelle. Dopodiché prendo il filo, entro nel punto che ho subito sotto, questo qua, dove salgono le 4 catenelle, faccio un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, rientro nello stesso punto di base e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio un punto alto, una catenella, rientro nello stesso punto di base con un punto alto. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, quello formato dalle 3 catenelle, faccio un punto altissimo, 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base con un punto altissimo, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile, faccio punto alto, catenella e rientro nello stesso punto di base con un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'ultimo punto, cioè la quarta catenella partendo dal basso, proprio l'ultima che ho a disposizione, entro e faccio un punto alto, una catenella, prendo il filo, rientro, faccio un altro punto alto, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e faccio un punto altissimo.
e abbiamo completato il giro numero 2. Ora ripartiamo con 4 catenelle, partiremo sempre con 4 catenelle e finiremo sempre con un punto altissimo. Una volta fatte le 4 catenelle prendo il filo, entro nel punto che ho subito qua sotto, quello da dove salgono le 4 catenelle, e faccio un punto alto. Rientro nello stesso punto di base e faccio un punto alto. Faccio 4 catenelle di separazione, entro tra i due gruppi di punto alto, catenella, punto alto, qui c'è una catenella e poi abbiamo ancora punto alto, catenella, punto alto, noi andiamo nella catenella centrale e faccio un punto basso. Dopodiché rifaccio le mie 4 catenelle, prendo il filo, vado direttamente nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i due punti altissimi e faccio 3 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio 3 punti alti. Faccio 4 catenelle, mi sposto dove c'è la catenella tra i gruppi di punti alti e catenella, quindi qui abbiamo il punto altissimo, lo lasciamo stare. Qui abbiamo le 2 catenelle, le lasciamo stare. Qui abbiamo punto alto, catenella, punto alto. Entriamo nella catenella successiva con un punto basso. Dopodiché faccio 4 catenelle, vado nell'ultimo punto utile e lavoro 2 punti alti, due volte filo sull'uncinetto, punto altissimo, nello stesso punto di base. E riparto con le 4 catenelle, prendo il filo, entro nel punto che ho subito qua sotto, faccio un punto alto, una catenella di separazione, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto alto, un'altra catenella di separazione, prendo il filo, salto un punto di base, entro nell'ultimo, cioè il numero 3 nel gruppetto del giro precedente e faccio punto alto, catenella, punto alto. Aggiungo 6 catenelle di separazione. Prendo il filo, vado nel primo punto alto utile, quindi qui c'è l'archetto, lo lascio stare, punto basso lascio stare, archetto successivo lascio stare, vado nel primo punto alto utile, faccio punto alto, catenella, rientro, faccio un altro punto alto, catenella di separazione, entro nell'ultimo punto alto utile prima delle catenelle, faccio punto alto, catenella e punto alto. Faccio le mie 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, quello della punta, faccio un punto altissimo, 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro con un punto altissimo, dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, vado nel primo punto alto utile e lavoro in maniera speculare quello che ho fatto ripeto lo stesso lavoro dell'altro lato, praticamente punto alto, catenella, punto alto nello stesso punto di base, catenella di separazione, prendo il filo, salto un punto di base, vado in quello successivo, punto, faccio un punto alto, una catenella e rientro nello stesso punto con un punto alto, 6 catenelle di separazione. Prendo il filo, salto tutti questi punti, vado nel primo punto alto utile e ripeto punto alto, catenella,
punto alto, catenella, prendo il filo, vado nell'ultimo punto utile, faccio punto alto, catenella, punto alto, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, punto altissimo. Riparto col prossimo giro con 4 catenelle. Entro nel punto che ho subito qua sotto e faccio 2 punti alti, uno e un altro nello stesso punto di base, 2. Quindi praticamente abbiamo le 4 catenelle che sostituiscono il punto altissimo, dopodiché abbiamo 2 punti alti nello stesso punto di base. Faccio 4 catenelle di separazione, entro qui, praticamente qui abbiamo uno spazio formato da una catenella tra i due gruppi di punti alti divisi da catenella. Entro qui, faccio il mio punto basso, 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato da 6 catenelle e faccio 3 punti alti. 4 catenelle di separazione, vado in mezzo a questi gruppi di punti alti e catenelle, qua, e faccio un punto basso. Quattro catenelle di separazione, vado nella punta, quindi lascio perdere tutti questi punti, vado proprio nella punta tra le 3 catenelle e i 2 punti altissimi, entro nello spazio formato dalle 3 catenelle, faccio 3 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto di base e faccio 3 punti alti. 4 catenelle di separazione e vado qui. Qui abbiamo il punto altissimo, le catenelle, qui abbiamo i gruppi di 2 punti alti, catenella, punto alto, catenella di separazione, punto alto, catenella, punto alto. Andiamo qui dove c'è, praticamente sono 2 punti V separati da una catenella. Noi andiamo nello spazio formato dalla catenella di separazione, faccio un punto basso, 4 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto formato dalle 6 catenelle e faccio i miei 3 punti alti. Faccio di nuovo le mie 4 catenelle, ok, vado nell'ultimo gruppo di punti e vado nella catenella che separa il penultimo punto V dall'ultimo punto V più il punto altissimo, qui in mezzo, e faccio un punto basso. Faccio le mie 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo punto utile, vado a lavorare i miei 2 punti alti. Una volta fatti i 2 punti alti, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base e faccio il punto altissimo. Risalgo con 4 catenelle, entro nel punto qua sotto, faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, rientro e faccio un punto alto, aggiungo un'altra catenella di separazione, entro nell'ultimo punto del gruppo di 3 e ripeto punto alto, catenella, punto alto. A questo punto di catenelle ne faccio 6.
prendo il filo e vado nel primo dei 3 punti alti che abbiamo qua, i primi che troviamo, e facciamo questo lavoro: punto alto, catenella, punto alto nel primo punto di base, catenella di separazione, prendo il filo, salto il punto centrale, entro nel terzo e ultimo, punto alto, catenella e punto alto, aggiungo 6 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nei 3 punti della punta praticamente qua e ripeto l'operazione: punto alto, catenella, riprendo il filo, punto alto nello stesso punto di base, catenella, prendo il filo, vado nel terzo punto del gruppo, quindi salto quello centrale, punto alto, catenella, punto alto nello stesso punto di base, aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella punta, faccio punto altissimo, 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e faccio un altro punto altissimo. Faccio le mie 2 catenelle di separazione, entro nel primo punto alto utile che ho subito dopo e ripeto l'operazione: punto alto, catenella e punto alto nello stesso punto di base, catenella di separazione, salto il punto centrale, entro nel successivo, punto alto, catenella e punto alto nello stesso punto di base. Vado a fare le mie 6 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile e ripeto punto alto, catenella, punto alto, catenella, salto un punto di base, entro nel successivo, punto alto, catenella, punto alto, 6 punti, 6 catenelle, 2. Prendo il filo, vado nell'ultimo gruppo di 3 punti e faccio punto alto, catenella e punto alto nel primo punto utile, un'altra catenella, prendo il filo, entro nell'ultimo, faccio punto alto, catenella, punto alto e punto altissimo. Riparto con le 4 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto che ho qua sotto e faccio 2 punti alti nello stesso punto di base. Mi faccio le 4 catenelle di separazione. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo, ripetersi di queste 2 righe. Entro qui in mezzo e faccio il punto basso, 4 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto di 6 catenelle e faccio i miei 3 punti alti. Quattro catenelle, entro qua in mezzo tra i 2 punti V, nella catenella che separa i 2 punti V, e faccio un punto basso, 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto di 6 catenelle e vado a lavorare i miei 3 punti alti. Faccio le 4 catenelle, entro in mezzo ai 2 punti V, faccio il punto basso, 4 catenelle, salto tutti questi punti, entro nell'archetto centrale, quello della punta, e vado a fare 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base.
1, 2, 3 e 4 catenelle, andiamo qui in mezzo ai due punti V con un punto basso e ancora facciamo le 4 catenelle, entriamo nell'archetto formato da 6 catenelle, facciamo 3 punti alti, 4 catenelle, entro nel mezzo dei punti V e faccio un punto basso, 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto e faccio i miei 3 punti alti, 4 catenelle, entro nella catenella tra i due punti V, faccio un punto basso, 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo punto utile con punto alto, catenella, punto alto e punto altissimo. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Avendo sviluppato in precedenza il triangolo, fatto tutto quel che serve, ora dovremmo fare la ripetizione di queste due righe, cioè inizio con punto altissimo, punto alto, catenella di separazione, punto alto nello stesso punto di base, catenella di separazione, un altro punto V, 6 catenelle di separazione e poi andiamo a fare punto alto, catenella, punto alto che è un punto V praticamente, catenella di separazione, salto un punto di base, catenella, punto alto, punto V, via via, poi il ritorno si farà 4 catenelle che sostituiscono il punto altissimo, 2 punti alti nello stesso punto di base, dopodiché 4 catenelle, punto basso tra un punto V e l'altro, 4 catenelle, 3 punti alti nell'archetto formato dalle 6 catenelle, 4 catenelle, punto basso tra un punto V e l'altro. Dovremo ripetere queste due righe fino alla larghezza che vogliamo, considerando che uno scialle almeno deve essere largo 1,60 m. Ci vediamo quando avrò raggiunto la larghezza giusta. Sono arrivata alla larghezza che mi serve, ora andremo a rifinire il nostro scialle. Premetto che ho terminato dove ci sono i punti V alternati alle 6 catenelle. Vediamo come rifinire lo scialle. Quindi risaliamo con le nostre 4 catenelle. I primi 3 punti li facciamo come tutti i giri, quindi seguiranno 2 punti alti nello stesso punto di base. Dopo che ho fatto questi 3 punti, quindi le 4 catenelle e i 2 punti alti nello stesso punto di base, aggiungo 2 catenelle di separazione. Dopodiché salgo con altre 3 catenelle, entro nella prima delle 3 catenelle che abbiamo fatto, quindi 1, 2, le lascio stare e faccio un punto bassissimo. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro tra i due punti V con un punto basso. Praticamente la cosa che aggiungiamo è il picciolino centrale. Aggiungo 2 catenelle di separazione, salgo con altre 3, entro nella terza partendo dall'uncinetto, faccio un punto bassissimo, 2 catenelle di separazione. Una volta finita la sequenza di punti, entro nell'archetto formato dalle 6 catenelle, faccio, anziché 3 punti alti, faccio 3 punti bassi. Risalgo con le 2 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella partendo dall'uncinetto, faccio un picciolino con un punto bassissimo, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro in mezzo al punto V e faccio un punto basso. Faccio ancora 2 catenelle, salgo con altre 3, entro nella terza partendo dall'uncinetto col punto bassissimo, dopodiché aggiungo 2 catenelle, entro in mezzo all'archetto formato dalle 6 catenelle e faccio 3 punti bassi. Salgo di nuovo con 2 catenelle, ne aggiungo 3 in più
entro nella terza partendo dall'uncinetto, punto bassissimo, 2 catenelle, vado in mezzo ai punti V e faccio il punto basso. Di nuovo 2 catenelle, ne faccio 3 aggiuntive, entro nella prima delle 3 aggiuntive con un punto bassissimo, 2 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 6 catenelle, faccio 3 punti bassi. Vado avanti a lavorare così fino alla punta, poi vedremo come voltare. Sono arrivata all'ultimo gruppo di 3 punti bassi nell'archetto di 6 catenelle prima della punta e andiamo a fare la punta. Quindi salgo con 2 catenelle, ne faccio altre 3, faccio il mio piccolino picot, punto bassissimo, 2 catenelle, entro qua in mezzo tra i 2 punti V, faccio il punto basso, ripeto il mio picot, vado nello spazio formato dalle 2 catenelle prima dei 2 punti altissimi e faccio il punto basso, vado a fare un altro piccolino, entro nella punta proprio tra i 2 punti altissimi con un punto basso, faccio un picco qui, rientro nello stesso archetto di base con un punto basso, dopodiché riprendo a lavorare in maniera speculare, quindi saliamo con 2 più 3, punto bassissimo, di nuovo 2, entro qui nell'archetto successivo, di nuovo 2 più 3 catenelle, punto bassissimo, 2 catenelle, entro qui tra i 2 punti V dove c'è la catenella, punto basso e riparto con 2 più 3 catenelle, entro nella terza partendo dall'uncinetto, punto bassissimo, 2 catenelle, vado nell'archetto formato dalle 6 catenelle, faccio i 3 punti bassi e vado a lavorare l'altro lato fino alla fine. Ci vediamo quando ho finito lo scialle. Sono arrivata alla fine, quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio. Salgo con le solite 2 catenelle più 3, punto bassissimo, faccio il mio piccolino o picot, entro qui tra la catenella e i 2 punti V, dopodiché rifaccio la stessa operazione, 2 più 3, entro, punto bassissimo, 2 catenelle, prendo il filo, vado nell'ultimo punto utile, faccio 2 punti alti nello stesso punto di base, 2 volte il filo, l'ultimo punto che è il punto altissimo. Il nostro scialle è finito. Ora nodino di sicurezza, taglio il filo, vado a nascondere i fili di lavorazione e dopodiché andremo a vedere il nostro scialle sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.